Allora siamo qua al test ride di Lenzerheide. Pier, mi sento come un bambino nel negozio dei giocattoli. Vero, qua c'è sempre da divertirsi. Ogni anno c'è sempre una grande scelta, ce n'è per tutti i gusti. Un sacco di bici. Oggi mega test sulle bici e-mountain bike leggere. Abbiamo fatto le schede perché qua sarà una cosa scientifica oggi. Allora io ho la BH Bikes iLinks Plus SL Enduro Carbon 9.5. E io qua ho la Flyer UPROC SLX. Andiamo a provarle. A dir la verità, il vero motivo del test era di cercare la mia futura e-mountain bike. Questa volta leggera perché al momento in famiglia possediamo una Specialized Turbolevo Comp del 2020 che vorremmo rimpiazzare con una e-mountain bike per l'appunto leggera, versatile e più giocosa. Non ho resistito, ho sentito un odore. Mangi? Dopo lo mangio anch'io. Ah, non adesso? No, adesso no, perché bisogna girare bisogna girare. Bravo. Per ogni bici testata abbiamo assegnato punteggi basati su prezzo, 2 punti per bici con prezzo inferiore a 7.000 euro e 0 punti per quelle con prezzo superiore. Peso, 2 punti per bici con peso inferiore a 17 kg, 1 punto per quelle tra 17 e 20 kg e 0 punti per quelle con peso superiore a 20 kg. Una bontà divina. Telaio, 2 punti per telai in carbonio, 0 punti per quelli in alluminio. Motore, 2 punti per motori con coppia superiore o uguale a 60 Nm, 0 punti per quelli inferiori. Batteria, 2 punti per bici con batteria di almeno 680 Wh con esterner incluso, 0 punti per quelle con capacità inferiore. La forcella, 2 punti per forcelle con escursione maggiore di 130 mm, 0 punti per quelle inferiori. Trasmissione, 3 punti per SRAM XX e Shimano XTR, 2 punti per SRAM XO e Shimano XT, 1 punto per SRAM GX e Shimano SLX. Ed infine le ruote, 2 punti per ruote in carbonio, 0 punti per quelle in altri materiali. Oh, che bello andare con il bike, è una figata incredibile. Oltre a questi punteggi abbiamo valutato le prestazioni, il comfort e il design, considerando in particolare comportamento in salita e in discesa, drop, portage, comodità, silenziosità del motore e aspetto generale. Bene, vai, tanto spasso. Questo è il percorso della gara di Coppa del Mondo cross country. Il motore assiste molto bene e giù. Oh, siamo sul toboggan. Facciamo la volata. Oh, queste sono le radici qua. Il feeling è buono. Un po' di difficoltà a scendere dalle radici bagnate. Bene, sono qui con la Flyer SLX UPROC con motore Bosch SX da 55 Nm, molto silenzioso, forcelle 130 mm di escursione sono delle Fox 34, trasmissione elettronica SRAM XX, i freni sono XTR Shimano, telaio in carbonio, 3 livelli di assistenza se non sbaglio, perché qua iniziamo a fare confusione con tutti questi motori diversi. Il motore assiste molto bene sia in salita, si stacca molto bene ai 25 km/h, è una bicicletta molto bella, a me piace molto. E qui abbiamo la BH iLinks Plus SL Carbon Enduro 9.5, peso 18,8 kg, sospensioni Fox 38 da 160 mm, anteriore e posteriore, freni Deore XT, come anche la trasmissione Deore XT, motore Shimano EP8 da 85 Nm. Il motore Shimano assiste molto, quindi si sente una bella spinta quando si pedala. Questa invece devo dire che mi ha sorpreso sul bagnato, così sul terreno non molto stabile, anche sulla bici. Passava sopra bene, nonostante le mie limitate capacità tecniche. Siamo stati espropriati dai nostri amici qui. Sei bravo tu, lo so, però io devo andare adesso, ciao. Si chiama Scott Lumen questa. 15.000 cucuzze, 15.000, ma ti rendi conto?
solo le ruote 4.000 euro. Molto compatta come bici, mi sembra. Sì, quella non sembra assolutamente quasi un'elettrica, cioè, Vero? Tu invece? questa BH praticamente è uguale all'altra come componentistica. 15.000 franchi di bicicletta, cioè, ma meglio la BH. Dai che stanno arrivando i somari, Pier. Questa è una mountain bike, ultimo modello di Lenzerheide, in 4x4, viene su a manetta questo qua, non si stanca mai. Quanti wattora c'hai te, il corpo? E te? Newton metro? Scott Lumen, una bici da 15.000 euro, molto compatta, sembra veramente una cross country col motore. Solo le ruote in carbonio valgono 4.000 euro, Syncross, trasmissione elettronica, batteria da 360 più 160 uguale a 520 wattora, escursione forziata da 130, quindi cross country trail bike, motore TQ da 55 Nm, assiste quanto basta ma non estremo, ma devo dire che non mi ha sorpreso così tanto questa bici, pensavo un attimino meglio onestamente. Qui abbiamo la BH iLinks Plus Carbon Enduro 9.8, stessi componenti della 9.5 praticamente. Questo è il modello 2023, quello nuovo ha anche il display qui sul manubrio per l'assistenza del motore. Abbiamo anche qui uno Shimano EP8, però la caratteristica è che la batteria ha una forma a banana, quindi vedete in questo pezzo qua del telaio, e si può estrarre da qua. Escursione 160, il peso siamo sui 20 kg, quindi non è leggerissima, però si guida bene. Scott Voltage Ride 900 tuned da 10.000 euro, è un'endurina 160 di escursione di forcella, batteria da 360 con motorizzazione TQ, 55 Nm di coppia, freni COD SRAM di cui non vado pazzo, ruote in carbonio. La bici si comporta abbastanza bene, 19,5 kg di peso, un po' pesantuccia, però piuttosto stabile. Non mi fa impazzire, a dire la verità. Qua sempre ste Scott, devo prenderla in alto, normalmente si prende più bassa. Non aiuta la Scott, non aiuta la Scott. Guarda, questa è un enduro, quasi 20 kg, spalla male. La Scott si spalla male. Ai 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 ai. Ai ai ai. Un po' più di difficoltà. Vedi, non riesci a spallarla la Scott. E qui abbiamo una MMR, marchio spagnolo, modello Kaizen 30, una bici da 18,5 kg con motore Bosch SX da 55 Nm e trasmissione Shimano Deore. Prezzo 7.500 euro, la batteria è da 400 più 250 di extender. Le sospensioni sono delle Fox 34 a 140 mm. Secondo me un punto di forza di questa bici qua è la posizione in sella, che ti aiuta a gestire bene l'erogazione del motore. È una buona sensazione, quando spingi senti che sei nella posizione giusta. È un'altra cosa questa. Sì, questa si porta. No! I nostri amici! Boys! Qua non potete stare! Andiamo a pensare un po' al motore TQ, Pier. Sì? Sì! Io invece qui con un bel Bosch SX. Sì, quello mi è piaciuto. Questo va. Il TQ è silenziosissimo, ma mi sembra ci sia un leggero ritardo. Spingo sul pedale e ho una reazione che non è repentina, un po' ritardata. Questa si comporta bene. Mia MMR un po' più silenzioso anche. Adesso sulla sella, sul manettino. Guarda, i somari sono scomparsi, però con questo motore qui va su dappertutto. Io ho un 55 NM, questa c'ha i freni COD SRAM che non mi fanno impazzire onestamente a me. Un po' quadrato qua però. Sto provando la Kaizen MMR, questo marchio spagnolo. Avrei preferito un manubrio
diverso, però la comodità in sella è buona, molto centrata come bici, come dicevi tu. Motore Bosch, gran bel motore, molto più preciso rispetto al TQ. Meno nervoso. Meno nervoso, coppia di più la pedalata ed è istantanea. Non male. Qua c'è il Fazua 60 come motore. Tu che motore hai? Noi abbiamo un motore di Giant 85 Nm. 85? Esatto. Ma ne ho 60. Vuoi provare quella? Cosa è più bella questa qua? Quanto hai di escursione? La bicicletta è bella bilanciata, assistita da una bella sospensione a 160 mm. Forse la sospensione è un po' rigida, avrebbe dovuto rendermela un po' più morbida. Giù, via, proviamo in discesa. La batteria non ha una gran capacità, 440 Wh e non è disponibile al momento, dicono l'estender, però quello che non mi piace è questo tubo enorme per una batteria di soli 440 Wh, mi fa un po' specie. Gran motore Fazua E-Ride 60 che a me piace veramente molto, i freni sono SRAM Code, supportata da una trasmissione SRAM GX. Sì, è una bella bici, a parte questo tubone enorme che mi dà un po' fastidio per la capacità ridotta, per il resto una gran bella bici. Com'è? Meglio questa o l'altra? Meglio quella. Comportamento in salita, a me il Fazua è sempre piaciuto, l'avevo provato anche l'anno scorso con la Pivot e sì, mi aveva impressionato, è un motore molto silenzioso. Questo va bene. Qui abbiamo Ugo. Allora, devo leggere perché è troppo lungo il nome. Qui abbiamo una Giant Trans X Advanced E Plus Elite 2, motore proprietario di Giant, il Sync Drive sviluppato con Yamaha, batteria da 400 Wh. Abbiamo trasmissione Shimano SLX come anche i freni, forcelle Fox 36 da 150 mm. Questa bici ha la particolarità di avere una modalità automatica di assistenza, quindi in base al livello di intensità che voi mettete sui pedali è in grado anche di decidere quanta potenza erogare. Eccolo, fantastico. Com'è la tua? Questo motore proprietario, questo sistema proprietario ha una modalità automatica che quindi regola lui il livello di assistenza, cioè non dovete cambiare voi diversi livelli. Ma dai! Sì, sì. Ecco, qui in questi strati qua bisogna spingere un attimino perché se no il motore non entra subito. C'è questo sistema attacco della sospensione posteriore che mi hanno spiegato che la sospensione si può anche lasciare praticamente aperta, perché quando tu sei in punta di sella, quindi in salita, vedi che spingendo non va giù tanto, mentre invece se tu ti metti in discesa, tipicamente ti metti dietro, vedi che va giù di più. Ok. Quindi la sospensione si può anche lasciare aperta dietro. Porco boia! Spacca tutto, mi raccomando, Mondraker Net o Neat, non so come cacchio si pronuncia, Neat, sembra buona, motorizzata TQ. Tu cosa c'hai in mano? Io ho una Norco Fluid DLT. Orca la Norco. Con il motore Fazua? No, questo è un motore Bosch. V6. Sì. Questo motore spacca, V6, però un po' limitato, 55 Nm, così come questo TQ. Andiamo a saltare con la Mondraker Neat.
wow, il miglior salto e la miglior sospensione in assoluto. Voglio provare la Norco. Bella centrata pure la Norco. Che bella assistenza. Poi la Norco. Mamma mia, che mountain bike spaziale. Grande bici. Abbiamo due gnoccolone qui sotto il culo, Nonostante abbiamo la stessa coppia, questo sembra più reattivo. Sì, anche tu hai 55, no? Sì. Però il tuo è più sveglio. Sì, questo molto agile, però va usato quasi sempre in turbo, ecco. La gran cosa di questa bici è la centratura e le sospensioni. Questa è una bici da discesa sicuro. La perfezione sarebbe una batteria da 700 almeno wattora, un motore da 85 Nm, totale chili, massimo 18. Giù! Trovi bella? Stabile? Eccoli i nostri amici! Hey boys! Hello boys! Vai, fammi sognare, fai le radici, dai! Vai! Ma qui... Grande, sei un grande, Pier. Ma guarda quel ragazzo, oggi mi sbalordisce quel ragazzo. Non è solo una mia impressione allora, non era solo una mia impressione che sulle radici fosse inchiollata. E questa è una bici che a mio parere come eleganza spacca, mi piace tantissimo, soprattutto per questa sezione qui e la sospensione centrale molto bassa, baricentro basso, quindi la sposti facilmente, è molto giocosa. C'è la 160 mm Fox 36, cerchi non sono in carbonio, batteria da 360 con un extender volendo da 160, motore TQ 55 Nm, che non mi ha sbalordito come l'anno scorso, probabilmente perché ci sono nuovi motori che l'hanno superato in qualità, e mi riferisco al Bosch Performance SX. Sì, questa è da prendere nel casotto. Andiamo a prenderla qua, vediamo com'è. Norco Fluid VLT, una bici che pesa sui 19 kg, batteria da 400 Wh, sospensioni sono 150 e 150 all'anteriore e 140 alla posteriore, sono delle Fox 36, freni SRAM, trasmissione SRAM XO elettronica e anche i freni sono SRAM Code, bici che costa sui 10.000 euro, però secondo me questa è quella che mi ha dato le migliori sensazioni sulle radici. Sulle radici sembra di andare sull'asfalto praticamente. Pesantucce? Pesante, non riesco a trovare la posizione giusta a spalle però. E alla fine la giornatina finisce bene come piace a noi. Che c'hai lì? Qui c'è una specie di kebab vegetariano con pollo. Bravo, c'è una pettinatura che è la fine del mondo. Lo so che i miei capelli sono molto belli. E veniamo alla classifica finale, dove troviamo in 10ª posizione la Scott Voltage E-Ride 900 Tune con 47 punti e mezzo, incredibile, una Scott. Con 53 punti troviamo a pari merito la Mondraker Neat R e la Transition Bike Relay Carbon. Con 54 punti e mezzo troviamo BH Bikes iLinks Plus Enduro 98 e Scott Lumen E-Ride 900 SL TR. Con 55 punti e mezzo la Flyer G1 Proc. Con 56 punti e mezzo la MMR Kaizen 30. In terza posizione con 57 punti la Giant Trans X Advanced. In seconda posizione con 57 punti e 5 la Norco Fluid VLT. È in prima posizione con 58.5 punti la BH Bikes iLinks Plus SL Enduro Carbon 95. Ebbene si vince il test un marchio spagnolo BH, perché ha un motore potente da 85 Nm, una batteria che con l'estender arriva a 810 Wh e l'estender è incluso nel prezzo, e la bici pesa solo 18.8 kg. Tutte le schede relative alle mountain bike trattate in questo video le troverete sul mio sito internet www.mountainbikingtube.com, scaricabili gratuitamente. La nostra nuova e-bike familiare l'abbiamo già presa, è tra queste, e fra un po'
Ve la mostrerò. Avete idea di quale possa essere? Scrivetelo nei commenti. E con questo è tutto, vi salutiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao!